Sono passati già 20 anni da quando io mi sono spostata dall'Italia e sembra veramente questo tempo volato via, come se fosse stata una scena di un film che comincia e poi alla fine ti rendi conto è finito il film. E così è la storia dei miei 20 anni già passati qui in Canada da quando ho lasciato la mia Basilicata. Era il 2003 quando io sono venuta in Canada, mi sono spostata permanentemente in Canada dalla Basilicata. E nel 2002 io studiavo un esame all'Università Latino con una ragazza e questa ragazza a un certo punto ha detto: wow, i miei cugini stanno venendo dal Canada in vacanza e faranno parte del nostro gruppo per quest'estate, per un paio di settimane. E si è rivelato che uno dei cugini è il mio attuale marito. Praticamente, per chi non crede nei colpi di fulmine, i colpi di fulmine esistono, sono reali, e questo era il 2002 e nel 2003 ci siamo sposati ed io sono arrivata in Canada. Quindi ci si sposta per amore. C'è da dire anche che, devo essere sincera, la Basilicata, in particolare il paese, è amabile, mi manca, però mi stava stretto all'epoca. E all'epoca io già avevo delle idee di magari andare via, non dall'Italia, ma magari andare a Matera o spostarmi a Roma, un'altra realtà. Il fatto che poi mi sono spostata in Canada è successo un po' per via del fato. Io credo che il destino abbia giocato moltissimo, un ruolo molto importante in questo, come se l'universo, Dio, stava leggendo i miei pensieri, stava leggendo le mie emozioni, le mie sensazioni, le mie frustrazioni. E quindi quando io sono venuta in Canada, infatti, Toronto, 2,5 milioni di popolazione, io stavo a mio agio. Infatti, io non volevo tornare più a Montescaglioso. Mio marito diceva: ma questo è strano. Cioè, no, mi devi credere, io non voglio tornare al paese, voglio stare qui. Però durante la mia vita mi sono resa conto quanto mi mancava di più e quanto mi mancava di meno e cosa mi mancava. Per esempio, mi manca a questo stadio della mia vita, mi manca la spiritualità del paese, del mio paese, dell'Italia in generale, delle tradizioni che hanno, per esempio al nord fanno queste sagre, sto riscoprendo l'area di Verona, stiamo facendo un progetto lavorando su mens sana in corpore sano, e sto riscoprendo le loro tradizioni, i loro cibi, i loro aromi, una cosa che prima, sì, pensi al nord, sono diversi, però non vedi veramente la ricchezza. Noi abbiamo il club della Basilicata e non festeggiamo specificamente San Rocco, ma festeggiamo, per esempio, facciamo la sagra del maiale, è più generale a tutta la Basilicata, non nello specifico a San Rocco o Pisticci o Bernalda o Ferrandina. Sono tutti i paesini e quello che i paesini possono offrire in termini di cucina, in termini di tradizioni, di credenze, di usi, costumi, noi li proponiamo. Non direi che a Città di Toronto manca il senso della comunità. Esiste, c'è, e dipende da come la persona si relaziona a quel tipo di comunità, quel senso di comunità. Ci sono tantissime organizzazioni di italiani e italiani giovani che si sono appena spostati. Dipende da come noi nel nostro piccolo ci relazioniamo. Come esseri umani in genere, noi ci inseriamo nei gruppi dove avvertiamo una forma di appartenenza. Cosa ti manca di Montescaglioso? Da quando mio papà non c'è più, ho questo senso di mancanza della sfera affettiva e della sfera spirituale, e finché mia mamma è viva io voglio andare e voglio essere partecipe nella sua vita, anche con la mia famiglia. Adesso non so perché ho questo senso di vuoto che voglio colmare, infatti anche nei confronti dei familiari qui, ogni settimana i miei figli devono andare a vedere la nonna e l'altra nonna si trova in Italia, io avverto la mancanza e
devo andare a vederla, questo mi manca. E con questo mi manca quel senso di spiritualità, di fare i biscotti con mamma. E questo è quello che mi manca. Il resto, mi dispiace dirlo, io sono stata fortunata, io ringrazio Dio, ho avuto una bella educazione in Italia, ho delle amicizie in Italia e nel paese che sono incredibili e le conserverò sempre. Però quello che mi è mancato, mi è mancato crescendo, è stato il senso dell'opportunità che io qua ho scoperto, ed era in un'altra lingua, io non so neanche come ho fatto, è stato in un'altra lingua, in un'altra realtà, non ho mai visto tante cose, e da lì è come se si fosse accesa una lampadina così, si è accesa e non si è spenta più. E questo è quello che, poi tornando indietro, quando andavo a vedere la mia famiglia, dicevo, avrei visto questo quando io stavo qui? Mi sarei accorta di questo quando stavo qui. Io ho guardato tutto a quel punto da un'ottica completamente diversa. E no, la risposta è no, io non avrei visto quello che vedo adesso se io non mi fossi trasferita qui e non avessi abbracciato letteralmente le realtà che ho veramente sperimentato qui, le scelte che ho fatto, le opportunità. A livello invece lavorativo, come ti sei mossa per cercare un'occupazione a Toronto? Ci sono state delle sfide. All'inizio sì, piangevo, non sapevo cosa fare, avevo 23 anni e dovevo cominciare tutto da capo, mentre gli altri qui a 15 anni già lavorano. Mio figlio a 14 anni già lavorava. E allora mi sono sentita molto indietro, molto indietro. E dopo un mese che sono arrivata qui, ho vissuto un anno con mia suocera più o meno, sono andata subito a scuola, alle scuole superiori per adulti, dove ho imparato tantissimo, non solo l'inglese, ero l'unica italiana e l'unica, diciamo così, privilegiata che è venuta qui per amore, non perché è scappata dalla guerra. E vedere le persone che sono scappate dalla guerra, hanno visto i propri cari morire davanti agli occhi, uccisi, hai un'esperienza che ti insegna tantissimo quanto siamo fortunati, e a vederla la fortuna, a vederla veramente la grazia di Dio che ti sta dando. Io ho imparato l'inglese perché ero l'unica italiana, quindi non avevo nessuno in italiano con cui parlare, e ho anzi imparato altre parole in altre lingue, altre culture. Veramente la mente ti si apre quando sei in un posto diverso con persone diverse, e imparare direttamente è stato molto bello. Sì, a volte era frustrante perché se non capisci, io c'era la radio, non capivo la radio, dicevo, Madonna, arriverò al punto quando arriverò a capire la radio, la televisione, le persone parlare velocemente, perché a scuola sì, si studia l'inglese, soprattutto per le scuole superiori, sì, studi l'inglese, ma studi la grammatica, studi più la struttura del paragrafo, ma la conversazione assolutamente no. Una cosa sapevo di preciso è che volevo lavorare con le persone, perché io mi nutro delle persone, dei loro pensieri, questa è stata sempre parte di me, della mia personalità. E un'altra cosa, volevo lavorare con il sangue nel campo della medicina, e volevo lavorare con mio marito è dentista, e quindi sono venuta per amore, voglio stare con mio marito, vediamo di cercare qualcosa che possiamo fare insieme. Allora, però nello stesso tempo io volevo una famiglia, e quindi ho detto che cosa posso fare? E quindi ne abbiamo parlato con mio marito, ho detto non posso fare l'infermiera, ho detto sì, ma devi fare i turni di notte. Quindi sono andata a scuola e sono diventata Registered Dental Hygienist, ho dovuto fare l'esame al board, all'albo. La scena che mi è venuta in mente quando ho finito è stata vittoria, perché comunque io ho cominciato da zero. Io ero I and by Maria, letteralmente. Cioè, hi Maria, how are you? Bye Maria, have a good day. E solo quello capivo all'inizio. Da partire di là e arrivare poi che ho finito, ho passato,
ho superato questi ostacoli e adesso sono pronta veramente per lavorare nel vero mondo del lavoro. Mi ha aperto gli occhi, è stata vittoria. E poi un'altra cosa era che io non è che avessi finito gli studi, poi magari come laureati in Italia, ben preparati, poi vengono usati da altre compagnie o da altre persone con la loro cultura e non vengono pagati, non vengono apprezzati. Ecco perché c'è la fuga del cervello poi, dei cervelli. Per me la fuga dei cervelli, questi ragazzi che se ne vanno sono intelligenti, perché se non vengono apprezzati nel loro paese dove sono stati preparati benissimo, devono essere apprezzati. Loro cosa fanno? Vanno in posti dove vengono apprezzati. Come riesci a mantenere vivi i legami con la tua terra? Tutta la mia famiglia è della Basilicata, tutta la mia famiglia qui in Canada. Quindi facciamo le pettole, le cartellate, le tradizioni, anche i giorni dei santi, gli onomastici noi li festeggiamo, una cosa che qui non si fa. E anche le comunità italiane, anche dell'altra Basilicata non tanto le fanno, però noi lo facciamo. Mi piace praticare l'italiano, parlo quasi tutti i giorni con mia mamma o mia sorella, mi piace leggere in italiano ancora. Ascolto i programmi della Basilicata, il club della Basilicata è lucano e quindi facciamo le cose lucane, tipicamente lucane. Parliamo, quando andiamo al club parliamo in italiano, ma anche parliamo nei diversi dialetti. I miei figli capiscono il dialetto, per esempio. Il mio grande parla molto bene l'italiano, abbastanza bene, parla abbastanza bene, può andare al negozio da solo a comprare il latte, il pane e fare la spesa, potrebbe cavarsela. Il piccolino già cresciuto diversamente, in casa parliamo l'italiano, però anche il montese, perché con mio marito ci siamo conosciuti in italiano, non in inglese. Però ci sono delle espressioni che devono essere dialettali, non possono essere né in inglese né in italiano, devono essere dialettali. E una cosa che i bambini sanno è che se io dico una parolaccia in inglese, per me non significa niente, è un suono. Però se io dico una parolaccia in italiano, loro devono capire e sentire che c'è la passione dietro e che sono veramente incazzata. A casa mia ho tutto della Basilicata, la maggior parte. C'ho la statua di San Rocco che la tiro fuori e la metto sopra il camino ad agosto, perché agosto è il mese che Montescaglioso festeggia San Rocco. Poi ho l'affresco di Pitagora che sta in abbazia, ce l'ho in pietra, ce l'ho nella mia camera da letto. Dici, che ci fa Pitagora nella camera da letto? Non lo so. Lì ho trovato un bel posto grande, lì c'ho l'affresco ed è in tufo, l'ho presa a Montescaglioso. Ho degli affreschi che sono delle copie ovviamente della Basilicata e dell'abbazia di Montescaglioso, ce le ho un po' dappertutto nella casa. Poi ho statuette di terracotta che sono state lavorate a mano o a Montescaglioso o a Matera, e ogni volta che vado a visitare posti diversi, paesini, è una cosa straordinaria, a noi piace andare in giro, ogni anno quando veniamo andiamo sempre in giro, Trani, Gravina di Puglia, Matera, ogni volta che veniamo andiamo a Matera perché è sempre una scoperta, Matera, bellissima. E tutti questi posti della Basilicata io devo andare e portarmi dietro qualcosa ogni volta che ci vado, quindi non è una cosa che ok, ce ne ho uno, ho finito. Io qua ho delle statuine nella credenza che ho comprato tantissimi anni fa. Quando vengo di nuovo io ne compro altre di statuine, c'ho alcuni posti in pietra, le piccole sculture di Matera, dei sassi di Montescaglioso, o dei piatti decorati Montescaglioso, l'abbazia per esempio. Oppure ogni volta che vado al mercato mi devo comprare delle cose che costano €1. Veramente, alla fine dici, ma c'è delle cose preziose. Non deve essere prezioso, deve essere un simbolo.
Il simbolo ti deve parlare e non ha prezzo. Il simbolo può costare 50 centesimi per quanto mi interessa, però se c'è un messaggio che io posso imparare da questo simbolo, non ha prezzo. Conservo libri di musica, libri di cucina, italiani, montesi, c'erano i libri Upaismi, cose in dialetto per enfatizzare l'importanza del dialetto, perché sta scomparendo, anche qui non la vedo molto, sta scomparendo, ma è una cosa importantissima il dialetto. Io non sono completamente italiana, io sono 50% italiana, mio padre era italiano, mia mamma non è italiana, lei è croata. Ed essendo croata, mia mamma ha un bagaglio culturale che è tutto suo, quindi una storia che è tutta sua, che per me, forse per quel motivo che a me piace molto interagire con le altre culture, io imparo tantissimo da loro, forse mia mamma mi ha dato questo dono. Allora, quello che succede è che nel momento in cui anche mia mamma riceve delle cose da sua cognata, che è ungherese, io quello che faccio è le guardo queste cose e ne traggo ispirazione. Facebook è sono nuova su Facebook io. Utilizzavo Facebook tramite mio marito per condividere le fotografie dei bambini, come crescono i bambini con le persone che noi conosciamo in Basilicata. E adesso ho il mio account e la cosa stupenda che mi sta succedendo è che io imparo della Basilicata, di quello che succede nel paese, dai miei amici, dalle persone che io porto nel cuore. Ci sono delle signore, ci sono dei gruppi, mia sorella, poi quello che lei fa a scuola, a Matera tra l'altro, imparo che cosa sta succedendo, è una cosa stupenda. Ed è incredibile come io mi relazioni con queste persone, che magari io sono qui e facciamo il procedure, facciamo le cartellate, mettiamo la foto e queste persone poi vedono e poi io vedo quello che fanno loro. Quindi per me relazionarmi alla Basilicata non è soltanto guardare il telegiornale, però focalizzo la mia attenzione su quello che mi fa stare bene. Quindi queste persone, quando le vedo fare delle cose e sono amorevoli, sono compassionate, sono amichevoli, vengono da una buona parte del loro cuore, mi riempiono il cuore e questa è la mia Basilicata. Una cosa importante che voglio condividere è che quando mia mamma sta qui, da Montescaglioso, noi vediamo addirittura le processioni, la messa di Pasqua. Mia mamma andare a prendere la comunione durante il Covid, quando cominciavano a celebrarsi le messe ed erano online, io stavo lì. 1 ora e mezza di messa nella chiesa madre dove ci siamo sposati, io ho visto la messa di Pasqua, ho visto mia madre, mia sorella è andata a leggere. Una cosa così della tua terra ti riempie il cuore.